Bentornati viandanti nello spazio Fimuta. Oggi sono Leo e ritornano sul canale anche le nostre biglie, ma questa volta per parlare di fisica. E infatti oggi voglio introdurre, voglio completare il discorso già iniziato nell'ambito del corso di matematica elementare per permettere a quel discorso di essere trasportato poi nel mondo fisico e nel mondo quindi della fisica elementare, cioè nella fisica dei concetti. Quindi oggi andiamo a parlare di riduzionismo, andiamo a parlare di quell'approccio che permette di studiare i sistemi in maniera matematica sì, ma anche fisica. Dunque, questo video va un po' a completare quello che è il video che vi invito ad andare a vedere se non l'avete già visto, sui concetti di astrazione, sui concetti di idealizzazione e di generalizzazione fatto per gli oggetti della matematica. La questione del riduzionismo è una questione che anche Federico tratta nel suo corso di linguistica. È una questione molto cara alla fisica perché fondamentalmente l'intera fisica si sviluppa proprio sulla costruzione riduzionista, e cioè sulla costruzione del concetto della definizione di sistema e di sottosistema. Per capire dunque di cosa stiamo parlando, iniziamo ad osservare queste biglie. Queste biglie, nella realtà, ci sembrano separate, ci sembrano divise. Quindi potremmo trattare le singole biglie da sole, di per sé. Oppure potremmo andare a studiare l'insieme delle biglie, cioè tutte le biglie che sono sotto questa mano, e andare a capire come queste biglie poi si comportano nella realtà, ma prese tutte insieme. Evidentemente questi due approcci sulla realtà sono molto diversi e ci permettono di costruire, di ottenere differenti informazioni dalla realtà. La cosa che vogliamo capire quindi è come possiamo definire il concetto di sistema e a cosa ci sarà utile definire il concetto di sistema. Se andiamo a fare una ricerca su qualunque testo, la definizione di sistema e quindi tutto il processo di riduzionismo è una definizione molto antica, ce l'avevano i filosofi greci come Aristotele, e lentamente nel Medioevo è stata sviluppata fino ad arrivare poi a costruzioni come quelle di William di Occam o Guglielmo da Occam, con il suo famoso rasoio di Occam. E, quindi la storia, la tradizione del riduzionismo è molto antica e prevede una definizione abbastanza particolare. Si definisce infatti sistema un insieme di parti, quindi qualora noi volessimo definire un sistema a partire da tutte queste biglie tra le mie mani, essenzialmente noi dovremmo considerare le singole biglie come parti del sistema, ma non è finita qui, perché il sistema, un sistema, in questo caso un sistema costituito dalle nostre biglie, e in realtà viene definito come principio relazionale tra le biglie, cioè noi possiamo costruire delle specifiche relazioni che intercorrono tra le biglie, nel nostro caso una relazione di tipo spaziale, cioè queste biglie sono in questa specifica posizione, sono sul mio tavolo, sono vicino alla mia mano e sono nello schermo che voi state guardando al tempo che voi state guardando. Quindi possiamo essenzialmente andare a definire un sistema andando a prendere delle proprietà delle nostre singole biglie e andandole a legare alle proprietà contenute nelle altre biglie. La questione problematica, quindi, sta nel capire se il sistema, quindi se l'insieme delle biglie intrappolate nella mia mano, possiede o meno più informazioni che le singole biglie prese separatamente, o se qualora questo sistema ne possegga di meno. La questione fondamentale, quindi, per definire un sistema, è quello di capire come
le singole parti del sistema, i cosiddetti sottosistemi, cioè in questo caso le singole biglie, siano rapportabili, siano in relazione, che tipo di relazione abbiano con il sistema che stiamo andando a costruire. Evidentemente, questa cosa è importante da notare, evidentemente la definizione di un sistema è una definizione che viene fatta in maniera quasi soggettiva. Da ciò dobbiamo iniziare a comprendere come la definizione di un sistema o di più sistemi separati è una definizione che quindi permette di cambiare la maniera, permette di cambiare le possibilità di ottenere o meno informazioni sulle biglie. Quindi le possibilità scientifiche, le possibilità di studio, di analisi, come abbiamo visto nel video di matematica, sono tali solo quando noi andiamo a definire un sistema, cioè quando noi andiamo a definire una sorta di unità tra le cose. Se le cose infatti fossero tutte separate, andassero tutte da loro e noi iniziassimo a considerare tutte le cose come infinitamente separabili o infinitamente separate, allora ovviamente ci andiamo un po' a perdere. Se volete un po' la rappresentazione letteraria di quello che dico, vi consiglio in descrizione di leggere il meraviglioso scritto di Calvino, l'ultimo scritto di Calvino che si chiama Palomar, in cui si trova appunto questo osservatore sulla realtà, questo Palomar, che guardando alla realtà tenta con i suoi occhi, con i suoi mezzi, di andare ad analizzare la realtà e di fronte ad esempio ad un mare increspato, alle onde, inizia e tenta di suddividere le onde in onde più piccole e poi queste onde più piccole in onde più piccole ancora, ma si rende conto che più il tempo cambia, più il vento si muove, più questa suddivisione si fa sempre più piccola o è mutevole, finché capisce che, finché ritrova essenzialmente l'impossibilità nell'analisi del mare, nell'analisi del moto del mare. Quindi quello che la scienza essenzialmente vuole fare è quello di generare un modello, cioè quello di capire, di comprendere come sia possibile e in quale maniera sia più efficiente, sia meglio, suddividere i sistemi per poi trarre eh, il maggior numero di informazioni sul sistema. Come ora vi mostrerò, è possibile capire che la scelta di un sistema, oltre ad essere importante poi per l'analisi successiva del sistema, quindi per portare il sistema nella costruzione della matematica, nella costruzione poi della fisica matematica e così via, è però una scelta che risiede essenzialmente in una visione empirica della realtà, in una visione che è nel soggetto, quindi in una visione che qualcuno potrebbe dire essere influenzata dalla psicologia del soggetto, essere influenzata dalle costruzioni all'interno del soggetto. Ad esempio, possiamo in questo caso, se disponiamo le biglie in questa maniera, possiamo pensare che le due biglie più grandi, per il fatto di essere più grandi, quindi per il fatto di essere simili, possano formare un sistema a loro stante rispetto alle biglie più piccole. In questo caso quindi ci viene naturale capire, ci viene naturale quella scissione, quella divisione, che poi è anche all'interno dell'etimologia stessa della parola scienza, quella divisione che noi naturalmente facciamo sul mondo. Possiamo anche guardare a questo sistema di biglie. Questo sistema di biglie è costituito da biglie tutte allineate, più o meno per quanto mi sia effettivamente possibile allineare le biglie. Se quindi noi andiamo a porre una biglia più lontana in maniera non allineata, noi tenderemo a vedere in queste biglie una sorta di simmetria, quindi tendiamo a vedere una sorta di legge che accomuna tutte queste biglie.
mentre quest'ultima biglia resta separata dall'insieme. E in questa maniera siamo portati a pensare, siamo portati a suddividere la realtà delle biglie in due sistemi differenti. Questa biglia, che è esule dalle altre, e le biglie tutte allineate. Molto spesso questa riduzione, come andremo a vedere poi nell'intero corso di fisica elementare, questo processo di riduzione, questo processo di individuazione di leggi, quali quelle ad esempio che stiamo ponendo in questo caso, di allineamento, di simmetrie, di conservazione di specifiche quantità, sono alla base poi della risoluzione, diciamo, di tutti i casi, di tutti i problemi che riguardano la fisica o che possiamo incontrare in fisica. Tendiamo quindi a costituire dei sistemi ehm, dove possiamo ritrovare delle leggi che ci sembrano naturali. Ehm, Ad esempio, per qualcuno potrebbe essere perfettamente naturale, in questo caso, vedere in queste tre biglie un triangolo equilatero e quindi ignorare, quindi suddividere queste tre biglie dalle altre tre, che invece formano una sorta di collana, una sorta di segmento. Oppure possiamo ancora rivedere questa linea, questa retta su cui sono disposte tutte le biglie, tranne la nostra. Essenzialmente possiamo decidere. Decidere però quali sono le parti del nostro sistema, cioè decidere qual è il sistema essenzialmente, è una cosa importantissima, fondamentale per la fisica. E infatti da questa scelta deriveranno poi le leggi, deriveranno poi i moti che possiamo andare a costruire, a costituire da queste biglie. La cosa importante e molto anche dibattuta effettivamente è che i sistemi, quando vengono definiti come principi relazionali, quindi come quelle entità che risultano dalle relazioni di altre entità, come in questo caso, quindi eh, il sistema delle biglie che nasce dall'unione, diciamo, logica, da un'unione concettuale, da un'unione di teoria all'interno di una teoria, in questo caso le teorie fisiche, che ha come parti le singole biglie. Quindi queste entità, che sono fondamentali, queste nuove entità, soddisfano in generale, in maniera logica, a due differenti principi, cioè due differenti processi. Quando noi possediamo un sistema, possiamo applicare il cosiddetto principio riduzionista o il processo riduzionista. Cioè, noi non riusciamo a definire, non riusciamo a capire come l'intero sistema riesca a muoversi tutto intero, perché è davvero complesso. Quindi che cosa facciamo? Possiamo prendere sempre, possiamo selezionare sempre le singole parti del sistema, analizzare quindi cosa fanno le singole parti del nostro sistema, unire poi insieme i dati delle singole parti del sistema per capire come il sistema si comporta. Quindi tutto ciò compete a quello che è l'atteggiamento profondamente riduzionista della realtà. Esiste poi un altro atteggiamento che nasce da un'idea, nasce dal principio olistico applicabile ai sistemi. L'olismo, cioè il processo olistico, prevede che quando noi concettualmente formiamo un sistema, questo sistema, per il fatto di essere tale, per il fatto di essere sistema, abbia più proprietà, abbia delle proprietà che sono soltanto del sistema e non delle singole parti che compongono il sistema. Questo approccio è molto importante nelle scienze, è un approccio soprattutto contemporaneo e moderno che nasce, diciamo, un po' con gli studi di Enrico Fermi e con gli studi del gruppo di italiani che poi è andato a fondare la fisica statistica e la fisica nucleare, che prevede dunque di portare nella fisica sia l'approccio riduzionista in termini probabilistici e statistici,
sia poi di andare a considerare i sistemi in termini olistici. Senza rendere però le cose molto complicate, quando noi ad esempio ci approcciamo alla realtà andando a valutare la temperatura di un corpo, anche quando andiamo a parlare di corpo, quando noi ad esempio consideriamo le nostre mani come un corpo singolo e andiamo volendo a studiare fisicamente quello che accade nella nostra mano, non stiamo facendo nient'altro che applicare un metodo che sia statistico che olistico, perché non tendiamo mai a dividere o a suddividere i corpi nei loro atomi o nelle loro molecole, o i puri corpi biologici in cellule, in molecole, robe così. Tendiamo quindi ad approcciarci alla realtà macroscopica sempre in termini olistici, quindi queste biglie di per sé saranno quasi delle entità indissociabili, indissolubili. Quando poi però ovviamente nel contesto fisico o nel contesto poi della biologia, della chimica, andiamo ad analizzare la costituzione di queste biglie, stiamo andando ad applicare un metodo che è propriamente riduzionista. Quindi possiamo già ad andare a comprendere che entrambi gli approcci, quindi entrambi i principi legati ai sistemi, quindi il principio riduzionista ed il principio olistico, sono importanti per l'analisi fisica, per l'analisi dei sistemi, e che quindi la scienza non è solo riduzione, o almeno non lo è più dal 1800 circa, quando si è iniziato a studiare la termodinamica. Ad oggi esiste ad esempio una teoria che utilizza quasi esclusivamente il principio olistico, che è la teoria cosiddetta dei sistemi complessi, la teoria della complessità. Ehm, il processo, quindi più applicato dalla fisica, è quello riduzionista, perché permette appunto di dividere il mondo in corpi e di suddividere il mondo in parti. Questo processo è stato applicato ampiamente dalla fisica proprio perché attraverso questo processo è possibile applicare ai corpi fisici quegli strumenti che abbiamo visto nel corso di matematica elementare, cioè è possibile vedere nelle parti di un sistema i famosi oggetti, cioè i famosi contenitori di proprietà. Il sistema stesso è un oggetto delle nostre teorie fisiche, ehm, quindi è un contenitore di proprietà, così come lo sono i suoi sottosistemi, così come lo sono le sue parti. Quindi il processo riduzionista funziona molto meglio per unificare le teorie matematiche, come quelle che stiamo vedendo appunto nel corso di matematica elementare, alle teorie fisiche. Quindi la riduzione ci serve per poter capire meglio quali proprietà guardare nel sistema. Ci serve quindi per poter studiare le parti e le sottoparti, quindi i sistemi, i sottosistemi, quindi ci serve per studiare i sistemi in termini di oggetti e di relazioni. Ci serve quindi il concetto di sistema, è veramente importante perché ci serve per, come ho detto prima, creare delle unità divise da tutto il resto. E quando abbiamo diviso quindi il mondo in unità, come in questo caso, quando abbiamo diviso il mondo in sistemi, in due sistemi di biglie, possiamo andare ad analizzare i singoli sistemi di biglie ed eventualmente andare ad analizzare le relazioni tra i singoli sistemi di biglie, quindi andare a vedere come i singoli sistemi di biglie interagiscono fra di loro. Immaginate dunque la potenza di questa maniera di vedere le cose, di vedere la realtà in questa maniera. Ovviamente dobbiamo però sempre affermare una cosa importante, che in fondo è lo scopo stesso di questo mio discorso, di questa mia discussione. Il metodo riduzionista non è l'unico metodo possibile o l'unico metodo corretto, è un metodo molto potente perché
Si può applicare alle biglie, si può applicare ai pianeti, si può applicare agli atomi, alle molecole, lo possiamo applicare anche a corpi complessi, come ad esempio i corpi biologici, quindi i sistemi biologici. Però la cosa fondamentale da capire è che, sebbene questo metodo sia potentissimo, non è l'unico metodo, non è neanche l'unico metodo utilizzato nella fisica, ma è uno dei più efficaci. È un metodo che, come lo stesso Federico dice, è insito nella nostra maniera di guardare al mondo. E infatti, se avessimo continuato il discorso di Kant sulla gnosiologia, se avessimo continuato a parlare del processo analitico, avremmo essenzialmente visto in questo processo analitico una sorta di fondamento riduzionista della realtà, perché quando parliamo infatti di oggetto, quando parliamo infatti di relazione tra il soggetto e l'oggetto, stiamo essenzialmente andando ad applicare un metodo riduzionista, stiamo cioè andando ad applicare, stiamo andando a dividere il mondo, a suddividere il mondo in cose diverse. Potremmo infatti, e in fisica questa cosa è possibile, andare a parlare ad esempio di questa biglia come dell'osservatore del mondo. Quindi tutto quello che accade nel mondo, in termini di movimento, in termini di tempo, in termini di spazio, accade attraverso questa biglia. Quindi abbiamo diviso essenzialmente il mondo in due sistemi: il sistema costituito da questa biglia e il sistema costituito da tutte le altre biglie. Ehm, Senza però dilungarmi oltre, e, e anticipandovi che nelle prossime lezioni andremo quindi a vedere come questo metodo riduzionista poi possa portarci a capire l'intera fisica, i concetti principali, fondamentali della fisica. Andremo a parlare quindi di relazioni fisiche, cioè di interazioni tra i vari sistemi e i vari sottosistemi. Ecco, senza dilungarmi oltre, invitandovi quindi a commentare, a fare domande e anche a portare eventualmente delle tesi diverse sulla scienza, delle tesi diverse sulla realtà, creando un dialogo nei commenti sulle nostre pagine Facebook o Instagram, in qualunque spazio dedicato a voi, e augurandovi sempre la rivoluzione. Vi saluto.